Nell'ambito del progetto VAST avete elaborato anche attività per i bambini più piccoli? Avete incontrato delle difficoltà nel progettare questo tipo di percorsi? Sì, io mi sono occupata proprio dei laboratori per i più piccoli della scuola primaria e quindi in questo caso la difficoltà è stata quella di proporre temi, complessi come i valori, considerando anche periodi storici che non sono affrontati nel percorso di studio. E quindi abbiamo pensato di provare a coinvolgerli portando la discussione su delle tematiche più facilmente riconoscibili, che potessero far presa sui più piccoli. E da lì è venuta poi l'idea di sviluppare un tema e un'attività sui mostri. E i bambini di solito ne sono naturalmente attratti. Come le avete collegate alle tematiche del progetto VAST? E anche in questo caso il tema del viaggio è stato il filo conduttore dell'attività, perché, abbiamo spiegato come venivano affrontati i viaggi nel passato, cosa si andava a cercare, come ci si orientava e quali erano gli strumenti utilizzati, ispirandoci, anche poi ai mostri, tornando al tema rappresentati nelle mappe antiche, che spesso poi erano ripresi da parti di diversi animali. Abbiamo discusso sul perché alcuni esseri viventi venivano visti così da chi intraprendeva i viaggi verso queste nuove terre e questo forse li ha aiutati un po' a capire, che ciò che non si conosce genera i mostri. In fondo nell'immaginario collettivo il tema dei mostri è presente fin dagli albori dei tempi, basti pensare all'evocazione, di mostri mitologici, arrivando fino ai nostri giorni anche nelle fiabe, nei testi. Il mostro è un argomento che poi è accattivante, è presente nelle ombre sotto forma di gli animali fantastici, il drago. Il bambino appunto, dicevo, è proprio naturalmente attratto da queste figure, quindi il mostro è stato usato come un tramite che poi diventava familiare per, insomma far approcciare i bambini a un tema, a un valore specifico. Come è stato affrontato il tema dei valori in questo caso? La scelta è ricaduta sui valori che potevano essere, tra virgolette, "più semplici", più intuitivi, perché il tema è stato introdotto attraverso la scelta di parole sono state presentate come parole chiave, che dovevano, essere, di conseguenza per loro più familiari. Quindi, cercando inizialmente di discutere sul significato delle parole proposte, ehm, per esempio il valore della curiosità, dell'andare a scoprire cose nuove, oppure il coraggio che porta poi alla conoscenza, l'importanza del dialogo, ma anche, veniva fuori la paura di ciò che non si conosce, o anche la felicità, che poi si prova anche a sperimentare. E come avete pensato di coinvolgerli? Eh sì, alla fine dell'attività abbiamo pensato anche ad un gioco che potesse maggiormente coinvolgerli, quindi, la creazione finale, di un loro personale mostro che dovesse racchiudere in sé alcuni dei valori discussi, proprio come un supereroe con i suoi poteri. Ecco, i bambini avevano a disposizione mostri diversi, ognuno dei quali rappresentava un diverso valore, per esempio la tolleranza, la conoscenza, il dialogo, eccetera. I mostri erano divisi in 3 pezzi e ogni bambino creava il suo mostro scegliendo le 3 parti in base ai valori che riteneva più importanti. E alla fine tutti partecipavano ad una gara dove i pezzi usati facevano avanzare di una casella il relativo valore, fino a trovare poi quello vincente. E pensi che sia importante parlare di questi valori ai bambini? Sicuramente, anche perché i risultati sono stati sorprendenti. I bambini sono molto ricettivi in questi temi e molto spesso è emersa l'importanza dell'accoglienza, del dialogo, dell'apertura verso il diverso e oggi stiamo assistendo alla nascita di diciamo, una civiltà comune in cui la cultura si arricchisce dei contributi dei diversi paesi e quindi l'educazione dei giovani in tutto il mondo è sempre più ricca e variegata.
quindi si trae vantaggio dalla ricchezza della diversità e le culture, quindi quando si incontrano, si influenzano e si scambiano anche i valori, le idee, le conoscenze. Quindi per valorizzare la ricchezza delle culture dobbiamo mescolarle. Questo è un po' venuto fuori, un po' come abbiamo fatto noi nel giovane mostri. E hai avuto modo di svolgere anche attività per livelli scolastici diversi? Sì, anche per il target delle scuole secondarie di primo grado. Quindi in questo caso, sempre partendo dal tema del viaggio, abbiamo scelto di concentrarci sulle scoperte geografiche e sulla rappresentazione cartografica, che sicuramente sono più in linea con i programmi scolastici, visto che la tematica è trasversale per le materie di storia, scienze, geografia. Quindi in particolare abbiamo affrontato il tema dello sviluppo della rappresentazione geografica, quindi seguendo poi le scoperte esplorative e di conseguenza lo sviluppo degli strumenti di misurazione. E questo come si lega agli obiettivi del progetto VAST? Ad esempio, tra i valori trattati è emersa l'importanza del progresso in campo scientifico e quindi anche astronomico, che ha permesso anche in questo caso ai viaggiatori del passato di esplorare, conoscere al di là proprio di tutti gli orizzonti possibili, sia quelli reali, ma appunto anche immaginari, quindi di conseguenza terrestri e celesti. E in questo caso come siete riusciti ad estrapolare le riflessioni dei ragazzi su questi temi? E come nell'altra attività che era rivolta ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, sono stati parzialmente guidati nella riflessione su un set di valori che erano emersi durante l'attività. Quindi alla fine del laboratorio abbiamo proposto di scegliere un valore tra quelli di cui avevamo discusso e disegnarlo sulla bandiera di una barchetta, dove dovevano anche spiegare il perché della scelta, perché secondo loro quel valore era importante. Quindi la finalità era che loro potessero esprimere liberamente il loro pensiero e questo ci ha portato a dare anche la misura di quanto i contenuti fossero poi stati recepiti.